Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di World of Tanks. Un video dove andremo a parlare del nuovo test che Wargaming ha implementato nel gioco. A partire già da oggi, venerdì 18 settembre, il True Vision Test. In sostanza si può spiegare in ben poche parole in cosa consiste. I carri sono renderizzati sempre e comunque. Cosa significa questo? Che le meccaniche dello spotting della visione rimangono identiche. Se io spotto il carro con il mio leggero, con il mio carro qualsiasi, il carro appare sulla minimappa, gli si vede l'icona, si vede l'outline, si vede la vita. Però se il carro non è effettivamente spottato, nessun view range arriva fino a lui, il carro appare lo stesso. Però non ci sono tutti gli aiuti, non appare sulla minimappa, non appare l'outline, però il carro lo si vede, è lì, è lì. Tra pochissimo abbiamo un esempio. Questo KV1S l'ho appena spottato, gli sparo un colpo. Adesso sono dietro del fogliame, non lo riesco più a spottare, però come vedete il KV1S è partito, va per la sua strada, lo si vede. Non posso tirargli un altro colpo per questo M5 Stewart ha ben pensato di venire a rompere un po' le palle, ma poi è scappato subito per fortuna. Saremmo stati in una situazione un po' spinosa se fosse rimasto lì a romperci le palle, però per fortuna è scappato. Cosa penso di questo cambiamento? Penso che questo cambiamento sia completamente sbagliato per il gioco, stia facendo prendere al gioco una direzione assolutamente sbagliata, brutta, che non è adatta a World of Tanks. Poi naturalmente è solo un test, però i test servono appunto a restituire un film. Guardate questo povero 25 TP che un po' è spottato, un po' non è spottato, adesso non è più spottato, ma tanto gli spari lo stesso. Non puoi star lì, ti vedono tutti, o perlomeno io ti vedo perché sapevo che eri lì, ma anche qualcun altro vedendo che gli hanno sparato. Si sposta, come vedete vederli dietro della vegetazione è difficile, però io so che è lì, lo riesco a intravedere, lui è lì fermo. Abbiamo missato il primo colpo, ma il secondo non misserà, suo malgrado. Per quanto riguarda cespugli e alberi, ok sì, è facile nascondersi dietro la vegetazione, però già la vegetazione è scarsa in questo gioco. Ma anche se dovessero aggiungerne tanta, non è questa la direzione che dovrebbe prendere il gioco, perché le mappe aperte, e vorrei porre l'accento sulle mappe aperte, le mappe aperte ne servono di più in questo gioco, perché la rotazione delle mappe per i leggeri non è messa granché bene. Ci sono troppe mappe corridoio, mappe cittadine, mappe in cui è praticamente inutile il loro lavoro di spotting o si trovano in situazioni brutte in cui non riescono veramente a fare il loro meglio perché vengono colpiti facilmente, muoiono subito. Qualsiasi mappa corridoio per un guidatore di leggero sa benissimo che non è una gran mappa. Però le mappe aperte da questo cambiamento vengono rovinate. Guardate questo bel Matilda che si vede, purtroppo l'RNG ha deciso che io non devo bucarlo, però questo non è spottato ragazzi, pure va, lui prosegue per la sua strada. Le mappe aperte vengono rovinate da questo render range assente, perché se io vi faccio un esempio, uno dei più stupidi, ma ce ne sono tantissimi, a Baia del Pescatore, al posto di andare a fare il solito giretto di spotting iniziale per vedere gli evi che vanno nella città, prendo una posizione più passiva, un po' più indietro, che magari mi permette di rifugiarmi subito in caso fossi spottato, ma tanto gli evi li vedo lo stesso passare perché sono renderizzati, io gli sparo, magari faccio un paio di colpi gratuiti perché loro non mi vedono comunque dietro il cespuglio, però qualsiasi carro può farlo, non serve neanche che il carro abbia un particolarmente alto view range, chiunque va lì e lo fa. Ci sono esempi molto più stupidi. Se io e l'Alluf vedo tutti gli avversari renderizzati dall'altra parte del crinale, inizio battaglia, gli sparo, la situazione degenera, tutti che si sparano all'inizio. Le mappe di World of Tanks non sono studiate per avere tutti i carri renderizzati. Le mappe di World of Tanks sono adatte, che sia stato fatto volontariamente o meno, ma sono convinto che perlomeno le mappe un po' più vecchie siano volontariamente fatte con in mente le meccaniche di visione dei tanks. Le mappe non sono fatte per avere tutti i carri renderizzati. Questo KV1S non dovrebbe essere renderizzato ragazzi, non c'è nessuno abbastanza in là
per spottarlo. Guardate che posizione passiva ho preso. Questa posizione normalmente funziona solo quando stai perdendo, anzi dovresti andare più in alto quando stai perdendo, per farmare qualche ultimo colpo con la gente che scende da lì che ha vinto il fronte e poi crepare. Cioè, eppure io la prendo lo stesso perché tanto il KV1S è renderizzato. Passo di montagna, nessuno va più al fronte degli EI, vanno tutti nell'ice road perché tanto non serve neanche più un leggero che li spotti e tutti li vedono attraversare e allora la gente automaticamente va a fare il fronte con un po' di vita in meno, così a gratis. Per quanto riguarda altre mappe in cui questa meccanica è stupida, Lakeville, ma chi glielo fa fare a un mouse di attraversare dallo spawn alla città dove dovrebbe andare a fare del brawling? Se tanto è sempre renderizzato, non serve che un medio o un light faccia la stradina laterale molto rischiosa ma che permette grandi battaglie dove si spotta. Per spottare non serve a nulla. Lo vedono tutti, tutti gli sparano, magari gente gli spara da punti in cui non riescono a vederla perché è dietro un cespuglio, perché è dietro un albero e il povero mouse cosa fa? Va nella valle, ragazzi. Il fronte di Lakeville diventa la valle. Che, cioè, il gioco diventa più stupido, è qui che voglio arrivare, il gioco diventa più scemo. La distanza tra giocatori esperti che conoscono le linee di tiro, che conoscono le linee dove si possono spottare i carri, che conoscono i punti dove i carri vanno con più probabilità, i giocatori esperti farmano come dei matti. Il divario tra giocatore esperto e giocatore inesperto si accentua tantissimo ed è un problema che in World of Tanks è già presente. Però finché sono dei motivi di skill, non ci sono solo quelli che accentuano il divario, mi va bene, ma questo qua è un motivo completamente artificiale, cioè il fatto che io posso vedere il tuo carro è ridicolo. In conclusione questo update non mi piace, è solo un test, quindi è giusto rilasciare il feedback negativo. Bisognerebbe semplicemente, adesso che la 360 è stata tolta da Tanks, fare in modo che il render range non ci sia più, tutto sia renderizzato ma se spottato. Le meccaniche dello spotting rimangono le stesse. Questo è il mio obiettivo. E con questo bellissimo colpo sulla mucca che questa artiglieria qua ha avuto fortuna, sì, l'ha uccisa il Covenante, ero io, però volevo la mia Top Gun e mi è stata negata. Con questa bellissima scena vi lascio, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ma secondo me il gioco diventa troppo stupido così, troppo stupido.